Ciao a tutti e bentornati su Learnamo. Dopo il successo dei nostri precedenti video sulle espressioni con le preposizioni a, su e di, in questo video ci occuperemo delle espressioni italiane più comuni con la preposizione in. Pronti? Iniziamo subito! In gamba. Essere una persona in gamba significa avere ottime qualità, capacità, essere molto bravi in quello che si fa, riuscire ad affrontare le situazioni con successo e intelligenza. Oppure, in gamba può anche significare che si gode di buona salute e con questo significato può anche essere adoperata come un augurio di buona salute, appunto. Paolo è proprio un tipo in gamba. È diventato milionario a soli 25 anni. Ciao, in gamba, ci vediamo presto, ciao! Francesca è in gamba per la sua età. Ho sentito che correrà una maratona questo fine settimana. Ha 87 anni. In tempo. In tempo significa non in ritardo. Quindi non troppo tardi, ma perfettamente nei limiti di tempo previsti. Per esempio, arrivare in tempo significa arrivare prima dell'inizio di una determinata attività o di un determinato evento. Oppure finire in tempo significa finire prima che il tempo sia scaduto. Nonostante siamo partiti tardi, siamo riusciti ad arrivare al cinema in tempo per l'inizio del film. Sono ancora in tempo per iscrivermi a Italiano in contesto? In fretta. Questa è veramente molto semplice, significa velocemente, rapidamente. Devi prepararti in fretta, altrimenti rischi di perdere il treno. Quando sono in ufficio mangio sempre in fretta perché ci sono tante cose da fare. In ricordo di qualcuno, generalmente. Questa espressione significa che si fa o si dice qualcosa per fare onore alla memoria di qualcuno. Quindi per ricordarsi di quella persona e mostrare che è ancora nei nostri pensieri. Si può anche dire in memoria di. È la stessa cosa. Hanno costruito un monumento in ricordo delle vittime. Canteremo questa canzone in ricordo del cantante che ci ha lasciato l'anno scorso. In soccorso di. E questo è praticamente un altro modo per dire in aiuto. Insomma, andare in soccorso di qualcuno è esattamente come dire andare in aiuto di qualcuno. I paramedici sono arrivati in soccorso dei feriti dell'incidente. In considerazione. Questa espressione si usa principalmente con verbi come tenere o prendere e significa semplicemente considerare, tenere presente, scegliere per analizzare successivamente. Prima di fare una scelta dobbiamo prendere in considerazione tutte le opzioni. In piedi. In piedi significa fermi, in posizione eretta. Insomma, è il contrario di seduti. Siccome indica appunto uno stato, è generalmente utilizzato con verbi come essere, stare, rimanere, da non confondere, attenzione, con a piedi, che invece si usa per indicare il movimento, cioè quando si va da qualche parte camminando, senza nessun mezzo di trasporto. Vado in ufficio a piedi ed è diverso da resto in piedi, ferma, non vado da nessuna parte. Siamo rimasti in piedi per tutta la durata del concerto. In calce. Questa è un'espressione piuttosto formale che si utilizza per esempio nei contesti più burocratici e significa a piedi pagina, cioè in fondo alla pagina, nella parte inferiore di un foglio. Bisognerebbe aggiungere una firma in calce al documento. In attesa. E questa espressione esprime un po' lo stato
di pausa, di sospensione in cui si è mentre si aspetta qualcuno o qualcosa. Per esempio, quando si chiama un call center per avere assistenza per il proprio wifi o per qualsiasi altra cosa, molto spesso si viene messi in attesa con la musichina, avete presente? Quello è mettere in attesa qualcuno. Oppure io posso essere alla fermata in attesa del tram. Sono ancora in attesa di tue notizie. Lasciate questi posti liberi per le donne in attesa. In breve, significa con poche parole, senza dilungarsi o perdersi in chiacchiere, in modo riassuntivo. Non avevamo molto tempo, perciò mi ha raccontato la storia in breve. In seguito, attenzione a questa perché può avere due significati. Solo in seguito significa dopo, successivamente. Mangeremo la pizza e in seguito il dessert. Invece, in seguito a qualcosa significa a causa di, in conseguenza di. È morto in seguito all'incidente con la sua moto. In ballo. Attenzione perché se si dice essere in ballo, per esempio, non significa che si sta ballando. No, la danza non c'entra nulla perché in ballo significa semplicemente essere coinvolti, implicati in qualcosa. Per esempio, si può coinvolgere qualcuno in una discussione, in un'attività e in quel caso si dirà tirare in ballo, un po' come rendere partecipe, far partecipare alla discussione, all'attività. O, se già si è coinvolti, si potrà dire essere in ballo, per esempio. C'è un grosso affare in ballo, non possiamo tirarci indietro ora. In silenzio. Molto semplice, significa proprio senza parlare. Senza fare rumori. In biblioteca bisogna stare in silenzio. Non conosceva la risposta alla domanda, così è rimasta in silenzio. In realtà ha il significato di effettivamente, in effetti, in verità, a dire il vero. Si crede un grande chef, ma in realtà non sa nemmeno preparare una buona carbonara. In giro. Anche qui attenzione perché questa espressione può assumere diversi significati a seconda di come viene utilizzata, cioè a seconda del verbo che la accompagna. Si può andare o essere in giro e significa girare nel senso di passeggiare per un luogo, per esempio una città, sia semplicemente per il piacere di fare una passeggiata, quindi senza avere una destinazione in particolare, sia invece per indicare che si devono sbrigare delle commissioni. Sono stata in giro tutta la mattina perché avevo tantissime faccende da sbrigare. Invece, prendere in giro qualcuno significa deriderlo, offenderlo, ridere di lui, non prenderlo sul serio. I compagni a scuola lo prendevano in giro per il suo aspetto e lui ci stava molto male. Spero che abbiate imparato tante nuove espressioni da utilizzare nelle vostre conversazioni quotidiane e vi ricordo che se ne cercate delle altre, perché si sa, queste espressioni sono sempre molto utili perché sono molto utilizzate, le si sente, le si legge frequentemente, potete dare un'occhiata al video sulle espressioni con la parola colpo. Per esempio, sapete cosa significa colpo della strega? Lo potete scoprire in quel video, che trovate come sempre qui in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, potete visitare il nostro sito learnamo.com e vi ricordo anche che se avete delle domande, dei dubbi, qualcosa che per esempio non vi è chiaro, qualsiasi richiesta, fatecelo sapere nei commenti. Non dimenticate poi di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto
E ricordate anche di seguire l'Ernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti che potete trovare solo lì. Con questo è tutto, io vi saluto, vi aspetto prestissimo in un nuovo video.